Ciao a tutti, io sono Sara e benvenuti nel mio canale. Ormai siamo a inizio estate e giustamente molti di voi staranno già pensando alle vacanze e immagino che in tanti opterete per il mare. Quindi mi sono detta, forse è il caso di realizzare un capo fondamentale per l'estate. Quindi nel video di oggi vi mostro come fare un costume da bagno senza cartamodello. Questo video vuole essere utile appunto per chi non ha molta familiarità con i cartamodelli. Infatti basta che abbiate sotto mano un costume vostro che vi veste bene e che vi piace, ovviamente. Scegliete voi se preferite realizzare un costume intero o un bikini. Io in questo video vi mostro come fare un bikini nello specifico, ma la tecnica è la stessa anche se decidete di realizzare un costume intero, non cambia niente. Ora vi mostro come fare, ma prima volevo ricordarvi una cosa importante. Da quando abbiamo raggiunto il traguardo dei 1000 iscritti, YouTube mi ha sbloccato la scheda community e la userò per tenervi aggiornati sui prossimi video che usciranno, per darvi anticipazioni sui temi trattati e soprattutto per chiedervi anche consiglio su quali video vi piacerebbe vedere in futuro. Quindi mi raccomando, tenete sott'occhio anche questi post. Bene, iniziamo con il costume. Questo qui è il costume che ho scelto io. Vi consiglio di sceglierne uno che vi vesta bene, perché quello che andremo a fare è di fatto ricavare il cartamodello per un nuovo costume partendo da questo costume qui. Chiaramente potete apportare dei miglioramenti se vi serve. Potete, come dicevo, correggerlo. Io per esempio nel dietro, essendo che solo in quel punto questo costume tende a vestire un po' piccolo, mi alzerò qua un pochino in modo tale che il nuovo costume che avrò mi vestirà ancora meglio di questo. Per il resto credo proprio che lo terrò così com'è. Ovviamente potete anche apportare delle modifiche di design. Io andrò a cucire un po' meglio qui perché la tagliacuci e l'elastico a vista qua proprio non si possono vedere. Metterò le cuciture nascoste e basta, per il resto lo lascerò uguale per stavolta, quindi la prima cosa da fare è rilevare i cartamodelli. Dobbiamo individuare i vari pezzi da cui è formato il costume. Ce n'è uno qui, si ferma qua che c'è un taglio e da qui parte la fascetta che si lega dietro al collo. Il tutto è foderato. Spesso nei costumi viene usato un tessuto apposito per foderare, ma non è obbligatorio. Io in questo caso uso lo stesso tessuto dentro e fuori perché ci sono comunque delle parti che restano visibili all'esterno, quindi non ha senso per me comprare un tessuto apposta per foderare solo alcune parti. Va benissimo per un costume di questo tipo usare lo stesso tessuto per il dentro e per il fuori. Tornando ai pezzi, abbiamo poi un pezzo unico che è la fascia sottoseno, è cucita qui, ma sotto è solo tessuto rigirato, quindi è letteralmente un pezzo unico. Per gli slip abbiamo questo che è il pezzo del davanti e si ferma qui dove c'è un taglio. Poi abbiamo le fascette laterali che servono ad annodare lo slip e sono uguali sia davanti sia dietro. E per il dietro abbiamo due pezzi uguali perché c'è la cucitura qua, nel centro dietro. Allora, mi segno il centro davanti perché mi vado a disegnare solo metà cartamodello del davanti degli slip. Prima di tutto mi faccio sulla carta una linea verticale che sarà la linea di dritto filo del cartamodello e la faccio coincidere con la metà del pezzo del davanti. Una cosa molto importante quando preparate il cartamodello: tutti i costumi hanno dentro degli elastici, che poi vi mostrerò come mettere, che servono a mantenere il costume in forma e per fare in modo che le cuciture nel tempo non si slentino e anche che il costume stia sempre aderente al corpo e che non scenda giù. Questo significa che quando mi disegno il cartamodello devo tenere conto che qui dentro c'è un elastico che mi sta tirando un pochino la stoffa e quindi quando disegno il pezzo lo devo disegnare un pelo più lungo. Anche nell'interno gamba c'è un elastico, quindi il punto in fondo me lo disegnerò un pelo più in giù. Non serve tanto, direi circa 1/10 della lunghezza, però se devo essere sincera non mi metto a misurarlo, di solito faccio un po' occhio, provo a tendere la stoffa e mi fermo quando non vedo più grinze. Non è il mio caso, ma se per esempio nel vostro costume avete uno zigzag a vista sul bordo, tirando la stoffa vedete quando la cucitura diventa piatta senza avere più piegoline e grinze. Quello è il momento in cui smettere di tirare la stoffa e disegnare il pezzo di cartamodello. Quindi questo è un punto molto importante. Di fatto questi cartamodelli per il costume vanno fatti un pelino più grandi. Qui su nella vita davanti va fatta una linea dritta perché vedete che se tiro il tessuto si vede che esce fuori dritto, quindi mi faccio un segno qua su dove finisce il pezzo. Poi tendo la stoffa per disegnare la curva dell'interno gamba.
Allargherei un pelo qui perché come vedete ci sono dei millimetri di stoffa del lato dritto che vanno verso rovescio in questo costume, quindi devo considerare 2-3 mm in più. E poi mi disegno tutta la curva dell'interno gamba. Ho disegnato le due linee della vita e del cavallo che devono essere perpendicolari al centro davanti. Poi ho disegnato 1 centimetro di margine tutto attorno, tranne che nel centro davanti perché andrà messo nella ripiegatura della stoffa. Passiamo al dietro dello slip. Centro, dietro e vita sono ad angolo retto, per il terzo lato in realtà basta tirare la stoffa per fare in modo che stia piatto e senza pieghe. Anche qui segno la linea di dritto filo prima di tutto che coincide poi con il centro dietro. Dentro la cucitura del centro dietro non c'è un elastico e si sente perché tirando questa il tessuto tende a tornare indietro, tirando questa invece è molto più soffice. Anche queste bande non hanno l'elastico dentro. Sarebbe superfluo perché tanto non devono aderire al corpo. Stessa cosa anche in questa cucitura che collega il davanti e il dietro dello slip non c'è l'elastico. Quindi il centro dietro non ha l'elastico dentro, ma io comunque me lo disegno 1 centimetro più lungo perché era la modifica che vi dicevo all'inizio che volevo fare per migliorare questo costume rispetto a quello che ho già. Il taglio è qui, l'ho praticamente allungato di 2 cm giusto per darvi un'idea. Le 4 fascette dello slip sono 4 pezzi uguali. Parto facendo una linea che sarà al centro della fascetta e me ne disegno solo metà con il suo margine di 1 centimetro perché poi la posso specchiare. Piegate lungo la linea e tagliate il cartamodello, così facendo anche l'altra metà viene fuori della dimensione corretta. Allora, qui c'è una pensa che serve a creare il volume. Per disegnare questo cartamodello prima disegniamo un lato, da qui fino in cima, e poi scendiamo fino a qui, cioè circa al livello della punta della pens. Poi togliamo gli spilli dalla prima parte, già disegnata, stendiamo questo pezzo, lo spilliamo e disegniamo l'ultima parte. E si creerà un triangolino che resta vuoto e che forma la pens. Più è abbondante il seno, più i lati di questo triangolo dovrebbero essere separati. Nei 2 lati verticali della coppa c'è l'elastico dentro, nella pens non c'è, sotto c'è, qui su c'è un taglio ma che ovviamente non ha bisogno di elastico. Schiacciamo bene la stoffa e aggiungiamo 2 mm per parte perché come vedete un po' di tessuto esterno va sotto. Quindi anche qui su mi allargo di 2 mm per parte e stessa cosa faccio nei laccetti che farò dopo che si attaccano sopra. Ora mi segno il primo lato della pens, prima di tutto il punto sotto e la punta centrale, e poi con la rotella dentellata passo sopra la pens così da segnare il primo lato sulla carta. Disegniamo la pens un po' curva, non dritta. Ora lineo la pens disegnata sulla carta con la pens della stoffa sopra e le spillo assieme su tutta la lunghezza. Poi tolgo gli spilli che mi fermano la parte sinistra del pezzo. Ora mi tiro un po' verso destra, il lato destro della coppa, in modo che l'elastico sia in tensione. Con la rotella segno il fondo e mi disegno la curva destra della coppa. Poi tiro un po' il tessuto in tensione per segnare dove inizia la pens sul lato destro della coppa e faccio un segno. Qui voglio raddrizzare un pelo il cartamodello, quindi sono salita con le linee tenendomi qualche millimetro più verso il centro davanti. Il primo lato della pens segnato misura 6 e verifico che anche il secondo lato sia lungo uguale. Mi risulta un po' più lungo, quindi tiro in su la linea che avevo già segnato. Mi segno anche il dritto filo, per farlo guardo il verso della stoffa e segno una linea nella stessa direzione. Con i tessuti elastici, più che segnarsi il dritto filo, sarebbe più indicato segnarsi il verso nel quale c'è maggiore elasticità del tessuto.
Nel mio caso il verso con maggiore stretch è decisamente quello verticale e me lo segno nel cartamodello per sapere poi come andare a piazzare il cartamodello nella stoffa. Per i margini anche qui metto 1 centimetro dappertutto, tranne che nella pens dove metto solo mezzo centimetro perché i lati sono molto ravvicinati. Io qui per capire quanto grande fare il triangolino ho fatto riferimento anche al libro di modellistica che utilizzo di solito. Vi lascio un link qui sotto se volete approfondire anche magari come fare i cartamodelli di costumi da bagno da zero e su misura, quindi senza partire da un costume che avete già in casa. È sicuramente un metodo più lungo, però una volta che avete un cartamodello base potete da quello partire e modificarlo per creare tutti i design che volete. Per le fascette sopra ho semplicemente preso quelle dello slip e le ho allungate di 5 cm perché quelle del top sono un pochino più lunghe. Per la striscia sotto ho fatto un pezzo unico intero. Nella parte libera della striscia non c'è elastico dentro, ma c'è dove ci sono le coppe, quindi come lunghezza la farei solo leggermente più lunga della lunghezza della striscia del mio costume. La larghezza invece è di 2 cm, più 2 cm 4 perché è una striscia rigirata appunto. Per realizzare questo costume ho scelto una licra color petrolio. Il dritto e il rovescio sono molto simili, faccio fatica a vedere la differenza sinceramente. Se anche nel vostro caso è così, guardate la cimosa, ci sono dei forellini. Il lato verso il quale si sentono al tatto è il lato dritto della stoffa. Vi lascio comunque un video qui sopra e sotto in descrizione se ve lo siete perso in cui spiego questi concetti. L'altra cosa importante da capire è da che lato c'è più elasticità nel tessuto. Io su ogni cartamodello prima mi sono segnata da che lato va l'elasticità, ora devo vedere nel mio tessuto e questo tessuto devo dire che non ha un lato più elastico dell'altro, è probabilmente un tessuto bi-stretch. Meglio così perché almeno posso scegliere io da che lato piazzare i cartamodelli. Vi consiglio comunque una volta che avete scelto quale verso preferite di piazzare tutti i cartamodelli nello stesso verso, altrimenti potreste vedere le differenze di tramatura e luce diversa nei vari pezzi del costume. Taglio una volta la striscia lunga del top, è l'unico pezzo che va tagliato in strato singolo quindi lo faccio subito. Il cartamodello dello slip dietro lo devo tagliare 4 volte, 2 per l'esterno e 2 per la fodera. Ne taglio 2, poi lo ripiazzo sulla stoffa e ne taglio altri 2. Per il pezzo del davanti dello slip piazziamo la linea di centro davanti nella ripiegatura della stoffa e tagliamo così 2 pezzi interi, prima uno poi l'altro. Di questo ne vanno tagliati 8 pezzi, quindi 4 riesco a farli stare qui e poi una volta tagliati tutti questi risposto tutto e ripeto per un'altra volta. Del cartamodello della coppa taglio 4 pezzi, 2 per il sopra e 2 per la fodera. Qui mi raccomando segnatevi la punta della pens. Bene, non ci resta che tagliare questo, devo tagliarlo 4 volte. Vorrei fare un'ultima precisazione. Come vi dicevo prima, tutti gli strati di fodera vanno tagliati più piccoli ed è quello che faremo ora. I pezzi che ha senso tagliare più stretti sono i lati. Vi faccio vedere. Questa è appunto la fodera della coppa del top. Come vedete è tagliata 2 mm più piccola sui 2 lati e c'è il tessuto esterno che infatti va verso la fodera. Questo serve a far stare nascosta la cucitura. Però sopra e sotto non è necessario rimpicciolirla perché non sono punti in cui c'è il rischio di vedere cuciture strabordanti verso l'esterno. Per lo slip invece va rimpicciolito sui lati e sulla vita. Anche per i laccetti taglio lo strato di fodera 2 mm più piccolo sui lati ma non nel lato dritto che si unisce allo slip. Prima di iniziare a cucire volevo mostrarvi al volo i 3 tipi di cuciture che vi serviranno per cucire il costume senza tagliacuci ma con una macchina da cucire normale. Questa qui come vedete ha una cucitura a zigzag che serve a cucire insieme i 2 pezzi di stoffa e appena dentro ha un'altra cucitura a zigzag che tiene fermo un elastico teso. E questo tipo di cucitura lo useremo in tutte quelle parti dove prima abbiamo detto che va messo dentro un elastico, quindi i lati e il sotto della coppa, e i lati dello slip e anche il sotto e il sopra dello slip.
Quindi per fare questa prima facciamo una cucitura a 1 centimetro a zigzag normale senza tendere il tessuto. Io con la mia macchina da cucire ho impostato una tensione di 3,5, larghezza punto 2 e lunghezza punto 2,6. Fatto il primo zigzag piazziamo l'elastico appena dentro al margine di cucitura e tendendo l'elastico ma non il tessuto cuciamo l'elastico sempre con uno zigzag fatto con la stessa tensione, larghezza e lunghezza del punto. Mentre per tutti quei punti dove abbiamo detto che l'elastico non è necessario, quindi le pence, i laccetti del top e dello slip, le cuciture di attaccatura dei laccetti, nel nastro lungo del top, nel centro dietro dello slip e nella cucitura del cavallo, in tutti questi punti non serve mettere l'elastico, quindi farò una semplice cucitura a zigzag fatta allo stesso modo di questa, solo che non ci andrà messo l'elastico dopo. Cosa succede con questo tipo di cucitura? Che i margini non vengono ben schiacciati, restano un po' bombati, tipo questi vedete, che può essere un bell'effetto nei costumi, quindi questi non sono rifiniti da fuori per averli così bombati ed è il tipo di cucitura che userò in questo video. Però può essere che nel vostro costume i margini siano sul fuori o sul dentro rifiniti e appiattiti con uno zigzag a vista. Con lo zigzag risulterebbe così. Per fare quest'ultima cucitura arrivate al procedimento fino a qui che abbiamo visto prima. Poi vi girate il margine verso il lato nel quale va fatto lo zigzag esterno e cucite uno zigzag da fuori prendendo anche il margine sotto e tendendo il tessuto mentre cucite. Come valori ho aumentato un po' la lunghezza punto a 3. Per il resto ho lasciato tutto uguale. Prima di tutto unisco le due parti del dietro, cucio qui a 1 centimetro. In generale parto dallo slip facendo prima tutte le cuciture che non necessitano di elastico. Per fare tutte queste cuciture fate in modo che lo zigzag inizi sul centimetro di margine e stia all'interno del centimetro di margine. Ora rifiniamo i due margini quasi a filo dello zigzag appena fatto. Ora su questi 4 punti attacco i 4 laccetti, facendo attenzione a mettere quelli più stretti nella fodera del dietro e quelli più larghi nell'esterno del dietro. Cucio qui e qui a 1 centimetro a zigzag, dopodiché rifilo anche qui i margini a fianco alla cucitura appena fatta, state distanti tipo 2 mm. Per il davanti dello slip ho unito i laccetti allo stesso modo del dietro. Sia nella fodera sia nel lato esterno ho poi unito davanti e dietro a livello del cavallo, dritto contro dritto, cucendo sempre a 1 centimetro a zigzag. Anche qui ho poi rifilato i margini quasi a filo della cucitura. Anche per il top ho fatto prima tutte le cuciture che non necessitano di elastico, partendo dalle pence che ho cucito a zigzag a mezzo centimetro questa volta, sempre mettendo dritto contro dritto. Per fare la pence iniziate a cucire da sotto alla coppa verso la punta della pence. Fate dei punti indietro a inizio cucitura per fermarla, ma non fermatela invece a fine cucitura, lasciate invece i fili che fuoriescono e chiudeteli a rovescio con un nodo. Ho poi attaccato i nastrini sopra alle coppe allo stesso modo dello slip. Bene, torniamo allo slip, è il momento di unire esterno e fodera assieme, ma prima ho fatto un buco nel centro dietro di circa 3 cm per potermi rigirare al dritto tutto il costume dopo. Prossimo step è mettere dritto contro dritto l'esterno e la fodera dello slip, spillarli tutto attorno e cucire a zigzag a 1 cm come abbiamo fatto fino adesso, l'elastico lo mettiamo dopo. E cucio tutto senza lasciare buchi perché rigireremo tutto il costume dal buco che ho fatto prima nel centro dietro della fodera. Ora che è tutto spillato ed è un campo minato, cuciamo tutto attorno. Prima di rigirare al dritto il costume nella vita davanti e dietro e negli interni gamba, cuciamo l'elastico all'interno del margine di cucitura. Lasciamo stare i 4 laccetti. Spillate l'elastico leggermente teso, andate il più vicino possibile alla cucitura fatta senza però andarci sopra. Una volta fissato l'inizio dovete spillare l'elastico in alcuni punti tirandolo un pochino. Io, se devo essere sincera, vado ad occhio. Non seguo una regola precisa sul quanto tirare l'elastico. Mettete anche degli spilli in mezzo perché più spilli mettete, più dopo è facile da cucire.
Piccola precisazione, come capire quanto tirare l'elastico? Tipo qua su, vedete che dopo aver messo l'elastico in vita il costume mi è tornato in una forma dritta. Qui che devo arricciare invece pende tutto in giù perché l'elastico già messo lo tira in giù. Quindi quando andrò a mettere l'elastico qui in vita devo stare attenta a tirare l'elastico a sufficienza per far tornare il costume dritto così. Se mi torna dritto so che ho tirato l'elastico di una misura uniforme in tutti i lati e alla fine il costume non risulterà deformato. Fissate l'inizio con dei punti indietro e poi iniziate a tendere l'elastico tra uno spillo e l'altro e cucite a zig-zag. Mi raccomando, l'elastico deve essere teso finché il tessuto non si raddrizza sotto all'elastico, ma non deve essere tirato di più. E questo è il risultato finito. Ora possiamo rifilare i margini e poi rigirare al dritto il costume attraverso il foro lasciato nel dietro. Ora non ci resta che chiudere il buco dal quale abbiamo fatto uscire il costume. Prendetelo così e fate una cucitura dritta elastica dal dritto. Il punto che ho usato è il 18, che è una cucitura quasi dritta che resta elastica e la mia macchina lo chiama punto tricot elastico. Va infatti avanti e indietro mantenendo l'elasticità del tessuto. E il risultato è questo. E voilà, lo slip è finito! Passiamo al sopra, dobbiamo finire le coppe. Per farlo mettiamo dritto contro dritto, l'esterno e il corrispondente pezzo in fodera e li cuciamo a 1 centimetro a zig-zag tutto intorno tranne il sotto della coppa. Ho poi messo gli elastici nei lati della coppa nello stesso modo in cui li ho applicati nello slip, tralasciando i laccetti. Ho poi rifilato i margini a filo dell'elastico e anche nei laccetti sopra e ho rigirato le coppe al dritto. Prima di unire la banda alle coppe dobbiamo segnarci qualche tacca. Il centro me l'ero già segnato. Mi sono poi segnata 2 tacche a 7 mm di distanza dal centro, che corrispondono a dove va attaccata la coppa. Poi dobbiamo segnarci il punto di fine della coppa. Per farlo vogliamo avere la stessa stoffa che è stata usata nella coppa, cioè questa più questa misura, perché tireremo la stoffa dopo con l'elastico internamente. Me la sono misurata e ho riportato la misura nella fascia lunga. Questo qui è il punto in cui dopo andrà attaccata la coppa, che praticamente verrà messa così. Ora unisco entrambi gli strati della coppa alla fascia lunga seguendo le tacche, posiziono assieme il dritto della fascia con il dritto delle coppe. Cucio a 1 centimetro a zig-zag da qui fino a qui, lascio stare il centro e cucio tra le tacche della seconda coppa. Abbiamo appena fatto questa cucitura, ora dobbiamo mettere l'elastico nel margine della cucitura per fare in modo che il tessuto stia un po' teso poi quando lo si indossa. Chiudiamo la parte lunga delle bande. L'aspetto finale dovrà essere questo, quindi per chiuderla così la rigiriamo al contrario in questo modo, mettendo dritto con dritto, spigliamo assieme e cuciamo fino a dove inizia la coppa a 1 centimetro e sempre a zig-zag. Cuciamo da qui a qui e da qui a 1 centimetro. Ho rifilato i margini e rigirato le bande lunghe al dritto.
Ora dobbiamo solo chiudere questo pezzo interno delle coppe, dove c'è 1 centimetro di margine. Questo centimetro lo rigiro in dentro e lo spillo. Andiamo sul dritto e cuciamo da fuori a zigzag vicino al taglio, tendendo leggermente la stoffa finché non ci sono pieghe sul tessuto e lo vedete bello piatto. Questo è il terzo tipo di cucitura che vi ho mostrato all'inizio. La parte in mezzo non serve che la tiriate perché non ha l'elastico dentro. Bene, per oggi è tutto, io spero che il video vi sia stato utile, se sì lasciate un mi piace e scrivetemi nei commenti qui sotto se vi piacerebbe vedere come realizzare altri capi in questo modo, senza carta modello e partendo da vestiti preesistenti. Ultima cosa, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto, non costa nulla e così saprete quando pubblicherò i prossimi video e non ve li perderete. Bene, per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video, ciao!